Buonanotte Milano, era tanti anni che sognavo di dirlo. In passato la crescita dei bambini non era per niente libera. I bambini e adolescenti crescevano all'insegna di un dettato educativo ben noto a tutti. Pensate che meraviglia per i genitori presenti. Guardavamo i bambini e gli dicevamo così: devi obbedire, finito l'intervento educativo. A quelli duri di comprendogno aggiungevamo prima il dovere e poi il piacere, 9 parole, congiunzioni comprese, per il resto era dolore mentale. La vicenda era abbastanza chiara. La relazione era solo un mezzo attraverso il quale far transitare i valori che all'epoca erano certi. Oggi i bambini crescono all'interno di una famiglia, di un sistema che gli chiede di sottoscrivere un patto. Capiamoci, glielo si dice subito. Capiamoci, abbiamo cambiato tutto, adesso crescerai in un'agenzia parafamiliare dell'asilo nido, però ci capiremo vicini molto presto, staremo tutti assieme, c'è un nuovo patto. Capiamoci perché ognuno ha i propri bisogni, ha la propria libertà, tu figurati avrai libertà e quindi non devi obbedire, ma se mi capirai e ci capiremo, avrai in cambio la libertà. Ma la libertà di cosa? Beh, la libertà certamente appunto di andare all'asilo, sempre che il sistema immunitario regga, perché sennò devi tornare a casa. La libertà di avere tantissimi amici, anzi se non socializzi è un disastro, devi fare tantissime attività. La libertà di fare 2 attività, meglio una sportiva ricreativa e il laboratorio espressivo del sabato pomeriggio e quello creativo della domenica. Però se non hai scelto il nuoto, devi farlo il nuoto. Lo faccio per te, lo dice anche il pediatra. Praticamente da diverso tempo la libertà di trasformarsi in pesci, anfibi e rane, invece di crescere come bambini, ma lo facciamo per loro. In cambio di questa libertà che prevede peraltro di essere ripreso dal giorno della morfologica per 12 anni, in qualsiasi recita dell'asilo, nonne di 80 anni che salgono su un seggiolino di 25 centimetri a riprendere il nipote che peraltro farà l'albero perché i protagonisti sono 2, gli altri fanno il tulipano, riprenderli quando vanno, partono per la gita, addio con le foto, tutti là, ma dove vanno? Insomma, tante libertà, ma non la libertà di muoversi. Chiusura dei cortili e dei giardini, vi ricordo che la scritta ha vietato il gioco del pallone, non l'ha messa l'inventore di TikTok o di Fortnite, un corpo sotto sequestro senza precedenti, nessuna libertà di sperimentare delle emozioni, perché il patto è questo. Sì, sì, sii libero, a patto che tu non mi dica delle cose che mi disturbano, a patto che tu non sperimenti delle emozioni disturbanti tipo tristezza, noia, rabbia, non ti muovere. Oggi vengono date delle note alle scuole primarie che se fossero state date ai miei tempi, credetemi, l'insegnante sarebbe stata accompagnata per l'orecchio all'uscita, cambi mestiere. Il bambino si muove, ha spinto un compagno, è un bambino, certo. No, è violento. La rabbia, psicologi che entrano in classe o colleghi. La rabbia non la devi provare. Ma come provo la rabbia? No, ma ho paura del cane. Ma no, il cane è buono, ma ti ho detto che ho paura? Patti che vengo... Patti che vengo... Volete applaudire? Oh, che bello. Insomma, in poche parole, nel momento in cui tu esprimi le emozioni che disturbano gli adulti, che lo dico anche come padre, viviamo come un affronto, ecco che il patto viene rotto. Sii te stesso a modo mio. Il mandato paradossale attraverso il quale chiediamo di crescere alle nuove generazioni. A questo punto il patto si rompe, cosa succede in adolescenza? Lo vedete, molto spesso i ragazzi soffrono, una disperazione, un disagio che li porta ad attaccare chi? Gli adulti? Non li vedo qua a dirci ridatemi il pianeta e il futuro, visto che diventeranno più poveri. Attaccano se stessi, anoressia, disturbi della condotta alimentare, il ritiro sociale maschile che è l'equivalente dell'anoressia al femminile, tagli, suicidi, una disperazione che diventa rabbia, coltelli che girano. A questo punto gli adulti li guardano e cosa dicono? Hai avuto troppa libertà. Il disagio dipende da quello. Sei cresciuto troppo libero, hai espresso troppo te stesso ed ecco quello a cui stiamo assistendo. Un ritorno a un regime adulto che dice hanno avuto troppo, li abbiamo amati troppo, che bello dirlo, no? E quindi basta, torniamo a mettere i paletti, i limiti, no, che aiutano a crescere. Sono 50 anni che la sento, questa vicenda. Quindi, in poche parole, ecco i provvedimenti di quest'epoca, terribili, provvedimenti che prevedono petizioni, decisioni governative, 5 in condotta che consentano finalmente di bocciare, così riprenderemo l'autorevolezza adulta, patti digitali che fanno sì che nessuno rinunci a internet, ma bisogna rinunciare. Insomma, delle decisioni davvero per me incomprensibili, ma che tranquillizzano tutti quanti. E quindi eccoci qua
docenti, genitori, insegnanti, politici, psicologi e psicoterapeuti che lanciano appelli dai propri profili social perché genitori e insegnanti non facciano usare i social a figli e studenti, insomma tutti digitali, ma loro non devono usare il digitale perché li ha rovinati, li ha intristiti, li ha resi veramente ansiosi. Che bello! Così andiamo a dormire sonni tranquilli. Insomma, ecco che dobbiamo riprendere l'autorevolezza, manco avessimo le occupazioni del 68. Vi ricordo che oggi un adolescente che occupa una scuola andrebbe trattato come un panda in via di estinzione, perché si stanno ritirando, arriva la denatalità, tra un po' sequestreremo il cellulare e daremo 5 in condotta dei banchi vuoti. Vi ricordo che abbiamo chiuso le caserme, non vorrei, e sono qui a difendere la scuola italiana, a chiuderla quando non ci sarà più nessuno. E quindi i provvedimenti sono questi. L'autorevolezza viene ripresa attraverso questi dettami. Anch'io sono d'accordo. Propongo di ridotare gli insegnanti della verga con la quale colpiscano i miei figli in modo deciso sulle mani, non prima di averli fatti inginocchiare sui ceci e anche di avergli messo un cappello con scritto asino sopra. Lavoro con la scuola da 32 anni, conosco dirigenti scolastici che andrebbero nominati immediatamente ministro dell'istruzione e del merito, forse dato un premio Nobel, insegnanti commoventi. Vengo dalle formazioni alle formazioni professionali, che sono gli ultimi luoghi dove si cerca di salvare i ragazzi dal disagio. Quindi sia chiaro che aumenta la scuola, però vi racconto uno dei tanti episodi accaduti in questi giorni, quello che succede praticamente. La scuola ti dice: ma io ti voglio bene, però poi ti boccerò, questa bisognerà deciderla, o mi vuoi bene o mi bocci. Ma non si può voler bene bocciando qualcuno, no, non è il modo di essere adulti, è un modo di sentire di essere adulti ma di confondere la mente. Comunque il ragazzino che è in netta difficoltà, 17 anni, quarta, appeso alla scuola, forse riusciremo a salvarlo, entra, l'insegnante gli dice: vieni qua. So che sei in difficoltà, ti vieni qua da me, non ti interrogo, facciamo un ripasso pubblico davanti agli altri, così ho la scusa per darti il voto. Ma voi sapete che alcuni insegnanti il ripasso insieme inizia a interrogarlo, furente, lo trasforma da vieni qua, adesso ti interrogo, urla, poi urla, più lui va in difficoltà, più urla, più i ragazzi intorno della classe ridono, allora ridono, urlano, la pressione mentale è enorme. A un certo punto lui guarda l'insegnante e dice: prof, m'ha rotto veramente i coglioni. Glielo devo dire, sono 3 anni e mezzo che umilia me e tutti i compagni. Ovviamente, provvedimenti. 2, sospeso una settimana senza obbligo di frequenza, che quelli che rompono le palle è meglio non farli frequentare, e soprattutto provvedimenti che prevedono interrogazioni su tutte le materie. Ma la meravigliosa è questa: vai a casa, apri un vocabolario, esistono ancora i vocabolari? Sì, spero di sì, e studia queste 5 parole: regole, rispetto, ruolo, gerarchia, norma. Scrivile con la penna, non so se l'ha dotato anche di un pennino con la china come ai tempi, ripetile diverse volte e poi compila un tema di almeno 3 pagine che ci faccia capire che hai compreso davvero l'essenza della questione. Questo è un modo di ragionare come se avessimo un soggetto conflittuale, oppositivo, un soggetto che così riprenderemo, come se è evidente la deriva del nostro paese, la morale del mondo, dipende dal comportamento disdicevole di bambini e adolescenti. Ci sarebbe da ridere. Io piango tutte le sere prima di andare a dormire. Oggi gli adulti fanno tutto quello che vogliono. Non rispettano le regole, si vantano in posizioni politiche di comportamenti di cui una volta ti saresti vergognato, la prevaricazione all'ordine del giorno, i gruppi di WhatsApp dei genitori sono la patria del cyberbullismo. Per questo ho detto di chiuderli attraverso una petizione che vorrei firmare. Io non la firma nessuno perché la devono firmare gli altri. Chiuderli con un decreto presidenziale, l'ho proposto al governo davvero. Ho anche proposto, sia chiaro perché a me di Inter non me ne frega niente, di chiudere e vietare i social fino agli 80 anni, da 0 a 80 anni. L'ho detto al Senato della Repubblica in un'audizione. Ma guardate cosa dice: ma perché 80? È 81, uno sul punto di morire, sapere che cosa c'era. Non funziona così. È molto meglio, insomma, non impegnarci. Invece, visto che vado a terminare, dico: ma non sarebbe ora di capire che abbiamo cambiato tutto? Che queste generazioni crescono nell'epoca della procreazione assistita, cioè vuol dire che sono le prime generazioni che crescono in un mondo in cui non conta più l'atto sessuale per garantire la sopravvivenza della specie. Questa me la ripeto ogni giorno. Crescono in una società dove non è più necessario fare sesso per garantire la sopravvivenza della specie. Crescono nell'epoca dell'intelligenza artificiale, adesso non so se ho detto giusto, un mondo di questo tipo, devono costruirsi un futuro. Ma non sarebbe ora di riprendere quel patto che gli abbiamo chiesto durante l'infanzia, di identificarci con loro, di chiedere a questi figli e studenti: ma tu chi sei? Domanda che nessuno fa più. So io chi sei, devi dire quello che dico io, prova quello che dico io. Ma non potremmo provare ad accettare il fatto che la disperazione delle nuove generazioni, i disagi, la violenza
non dipende dal fatto che li abbiamo amati troppo, ma dipende dal fatto che abbiamo disdetto un patto. E non dipende neanche dai social network. Dipende dal fatto che li abbiamo disboccato il pianeta, plastificato i mari, non c'è futuro, diventeranno più poveri, facciamo delle guerre. E in più gli sequestriamo anche internet, che secondo tutte le ricerche è l'unica possibilità di lavorare per il loro futuro. Non sarebbe ora di aiutarli a essere se stessi a modo loro, di amare i figli e gli studenti per quel che sono? Sarebbe semplicissimo, basterebbe, parto dalla scuola, fare una scuola per loro. Lavoro con la scuola, l'ho detto da tanti anni, credetemi, tutte le aree politiche con cui ho parlato fuori dalle telecamere e dai luoghi pubblici lo dicono. La scuola italiana è la stessa, dai tempi di Gentile non è stato fatto un provvedimento per i ragazzi. Perché? Perché la scuola italiana ha 1.200.000 dipendenti, 1.200.000 dipendenti, l'industria più grande d'Europa, e tutti i provvedimenti nascono per quel 1.200.000 dipendenti e 2 o 3 milioni di genitori che urlano ai miei tempi, dategli un 4,782, che l'autorevolezza è questa. Il mandato che hanno tutti è non toccare la scuola italiana, e se la devi toccare, usa slogan per gli adulti. Basterebbe organizzarla per loro. Non serve più a niente chiedere ai ragazzi di sottomettersi alla disciplina intesa materia, perché oggi quello che conta, meglio non averli i ritardi degli apprendimenti, è vivere una scuola dove ci siano delle relazioni, dove ti educhino al digitale, dove ti orientino alle mappe, dove oggi conta saper fare le domande giuste, non rispondere a quello che l'insegnante sa da 30 anni e vuole sentirsi dire. Non sarebbe ora che gli esami di maturità, invece di mettere in atto una scena drammatica come quella della perquisizione, gli chiedessimo scusa, cioè quando arrivano coi cellulari, perché anche quest'anno nel 2025 d.C. non faremo neanche una prova di maturità open internet, open book, che sono le prove più difficili, un sistema che misuri davvero gli apprendimenti in una modalità adeguata a loro? Ma non sarebbe ora in famiglia, anche questo è semplice, invece di questa scenetta terribile, dai, spegniamo il cellulare, facciamo finta di essere una bella famiglia che si parla per 25 minuti la cena e poi tutti a recuperare la vita social, di chiedere ai figli e fare le domande giuste? Oggi i figli non possono esprimere le emozioni, ma ce le hanno. Basterebbe fargli le domande giuste, quelle più disturbanti. Come va oggi in internet? Procedi secondo le linee di ricerca in una socializzazione o sei nell'information overload? E poi quella più importante di tutti, pensi al suicidio. Lo so, non me lo dici, lo dicono tutte le ricerche. In più ci siamo inventati sta storia, pensate che dramma, tutti sanno che dovremmo parlare di suicidio ai ragazzi tutti i giorni, a scuola e in famiglia, invece, siccome siamo talmente fragili, ci mettiamo che se glielo diciamo, glielo facciamo venire in mente. Ve la vedete la mamma la sera a tavola, tocco un tema delicato, lavoro con i ragazzi suicidali da una vita, ma siamo qui e meglio capirci. Senti, ma tu hai mai pensato al suicidio? Il figlio dice, no mamma, ma che bella idea che hai avuto. Oggi vado di là e applico la materia. E se un figlio o una figlia si vedono brutti allo specchio, bisogna chiederlo, ma come ti vedi davanti allo specchio? Bruttissimo, mamma. Vietato dire, ma no, sei la principessa di casa, no, corre subito a un gruppo pro Ana di là, a un gruppo di internet. Quello lo puoi dire alla bambina piccola, devi dire, ti vedi brutta nella società odierna dove se non sei magra, filiforme, anoressica, ortoressica, e se non praticamente perfetta, tutti dicono che ti sei lasciata andare. Sei nei guai fino al collo, figlia mia, parliamone. E la politica e gli adulti? Ma ci vorrebbe tanto a capire che queste generazioni non vedono l'ora di essere cooptate, responsabilizzate. Sono espertissimi di relazione. Quando incontrano un insegnante che gli chiede chi sei, gli raccontano cose che nessuno di noi gli avrebbe mai detto a un insegnante. L'invio al dirigente scolastico è una promessa, altro che ai miei tempi. Io gli auguravo di morire alla mia insegnante di matematica. Il progetto d'accoglienza era 3 in lacrime sul palco, il prima ora della prima A che ho frequentato io. Oggi, ed eravamo finti, quando incontrano un adulto che dice chi sei, vanno dall'insegnante e dicono prof, lei sì che mi ha capito, può dire a mia madre che mi viene un disturbo dell'umore a venire a scuola, mentre lo psichiatra dice che ce l'ho perché non vengo a scuola? Raccontano tutto. La politica li potrebbe convocare, dargli ruoli, responsabilità. Praticamente digli così, senti, queste sono le chiavi del governo e anche del pianeta e dell'umanità. Tanto, pensaci tu, peggio di quello che abbiamo fatto noi negli ultimi anni, sarà difficile che tu lo possa compiere. Si potrebbero fare tutte queste cose, ma è molto meglio andare a letto e dormire sonni tranquilli. Quanto li abbiamo amati, quanto li abbiamo messi al centro del nostro interesse, quanta libertà che hanno avuto. Peccato che internet
lo smartphone, i videogiochi, i social network, i trapper e perché no, anche i manga li abbiano rovinati. Ecco perché sono tristi, ecco perché hanno la depressione, ecco perché hanno un'ansia generalizzata che ormai angoscia e non è più ansia prestativa. È colpa di qualcun altro. Benvenuti nell'epoca del post-narcisismo e della fragilità adulta. Sento spesso dire che bisognerebbe alfabetizzare emotivamente le nuove generazioni, i bambini e gli adolescenti. No, c'è un problema importantissimo, un'urgenza, non possiamo più differire. È necessaria un'alfabetizzazione emotiva di noi adulti. Grazie.